Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale, buona domenica. Oggi vi faccio vedere quello che preparo per i Cymbidium, l'acqua di bagnatura, vi faccio vedere e poi li bagniamo insieme. Questi sono 6 litri di acqua di rubinetto. Di solito non misuro mai perché per i Cymbidium non è un problema, però vi faccio vedere 6 litri di acqua di rubinetto ci sviluppano 282 microsiemens, 284. Vediamo se è giusto, più o meno ci dovremmo essere 275. Ok, stranamente l'acqua del rubinetto è bassa, di solito è molto più alta. Se volete avere una misurazione accurata, ogni tanto mescolatelo un po' il liquido di misurazione, perché magari il sensore si potrebbe sporcare un po', il sensore qua dentro. Sono due sensori che devono comunicare elettricamente l'uno con l'altro, quindi mescolate un po' se tante volte ci sono residui di altri concimi. Comunque siamo sui 277. Benissimo, allora prendiamo, guardate quello che utilizzo io. Utilizzo questo per i Cymbidium, il guano della Combo fertilizzante, perché c'è scritto qui che favorisce l'aroma e la fioritura. Favorisce aroma e fioritura. Quindi io prendo di solito questo contenitore qui, lo apro e vado ad occhio, nel senso che per i Cymbidium non ho difficoltà, ok? Non lo misuro mai, però vi faccio vedere come questo concime qui nel giro di poco aumenta notevolmente la situazione. Mescoliamo bene e vi faccio vedere che questi concimi liquidi, per quanto possano essere liquidi, ma sono molto concentrati. Infatti siamo già arrivati a 401, ma non è un problema. Volendo per i Cymbidium, vi faccio vedere, i Cymbidium possiamo andare anche più su. Guardate, ne aggiungiamo un altro poco. Abbiamo aggiunto un altro poco, mescoliamo perché è importante prima di poter fare una misurazione accurata. Mescolare. Ho trovato utile questo aggeggio qui, vi spiego che cos'è, soprattutto voi donne potete capire che cos'è. Serve per girare quando fate le crepe sulla padella, no? Quindi questo serviva, ecco, io le crepe non le cucino più e quindi lo utilizzo per questo. Sembra fatto apposta, no? Per mescolare, ma in realtà è l'attrezzo da cucina. Quindi lo mettiamo qua. Andiamo a verificare quello che abbiamo combinato. Che pasticcio, 533, benissimo. Loro fino a 600 vanno a bomba, quindi per questo vi dico che non sto sempre a misurare. Guardate che l'attrezzetto per misurare lo dovete immergere fino a qui, non di più, e lavora con questi due elettrodi che comunicano tra di loro. E il tempo di comunicazione, il tempo di elettricità che passa tra un elettrodo e l'altro, la velocità di passaggio indica quanti sali abbiamo all'interno. Andiamo a dare l'acqua. Questo abbiamo spento e via. Come ci sono? Ci siamo e ci siamo. Questo è il contenitore dei 6 litri d'acqua. Una cosa importante che non vi ho detto: l'acqua l'ho messa nell'annaffiatoio ieri sera, in modo tale che avesse il tempo di evaporare il cloro, in modo tale che la temperatura fosse più o meno accettabile. Io bagno al centro. Perché bagno al centro? Perché è impensabile e impossibile bagnare ai lati, stando attenti che però non esca l'acqua al bordo, perché sicuramente ci sono parecchie radici. Quindi che faccio? Faccio una prima passata bagnando al centro, poi io vado a verificare che esca sotto l'acqua perché non c'è il sottovaso, quindi verifico questo. Passo al secondo vaso, sempre al centro, non posso fare diversamente, cioè non riesco a darla di lato perché è completamente pieno. Lo mando piano piano il getto dell'acqua al centro, in modo tale che non strabordi, perché è facile che straborda. Infatti vedete che straborda perché è pieno. Quindi mi fermo, cerco di fare ancora meno quantità d'acqua, in modo tale che riesco a raggiungere bene tutta la superficie all'interno del vaso. Poi cambio, magari se vedete che straborda ci spostiamo. Fatelo alla mattina presto, perché quando bagnate inevitabilmente l'acqua va a finire sull'ascella fogliare, ma loro prendono
anche l'acqua della pioggia, quindi non è che non sono abituati, però magari per evitare di lasciarli bagnati nell'ascella fogliare durante la notte. Comunque ripeto, questi prendono la pioggia, quindi quando viene non è un problema. Ecco, io cerco di vedere, l'acqua esce sotto, vi faccio vedere, l'acqua esce sotto perché non c'è il sottovaso, cosa importantissima. Se l'acqua esce sotto in questa maniera vuol dire che c'era già dell'umidità nel vaso, perché questa è uscita subito, quindi questo vaso qui aveva già una quantità di umidità maggiore rispetto al primo. Vedete, anche il primo adesso sta facendo uscire l'acqua e l'acqua va giù di sotto, eccola qua. Questo è il dendrochilum, poi ve ne parlerò quando arriveremo a fioritura. E vado avanti. Quest'acqua la sto dando non di frequente perché siamo ancora a febbraio, oggi siamo il 4 febbraio, vedete, ecco, cerco di bagnare al centro per poter permettere poi di raggiungere tutti i punti del vaso. Vedete, quando la bagnate al centro poi l'acqua arriva anche ai lati, vedete, automaticamente l'acqua arriva ai lati, quindi bagnate pian pianino al centro in modo tale che riuscite a dare l'acqua. Diventa difficile bagnarli perché sono talmente tanto pieni, l'acqua esce sotto, significa che il vaso aveva già una sua dose di umidità, questo è il segnale, e i condomini saranno estremamente felici che io bagno i piani sotto. Questo è quello in fibra di cocco, vedete che esce fuori perché, guardate, esce fuori perché è completamente pieno di radici, quindi questo bisogna bagnarlo veramente piano. Allora, in estate questi 6 litri d'acqua forse non sarebbero bastati, o sicuramente non sarebbero usciti fuori dal vaso. Vedete, questi sono i fiori. Questo in fibra di cocco, per quando sia che si bagna, ci mette di più a far uscire l'acqua dal sottovaso. Adesso vi faccio vedere, perché evidentemente la fibra di cocco fa più tipo spugna. Guardate, vi faccio vedere che da sotto ancora non esce, e poi vi faccio vedere la fioritura di questo giallo che è meravigliosa. Vedete, questo sta aprendosi e questo a fianco deve ancora finire la completa apertura. Ecco, è uscita da sotto l'acqua, eccola qua, uscita da sotto, quindi vuol dire che abbiamo saturato. Vedete, però non riusciamo a darla bene perché qui rimane asciutto, però l'importante è che ci sia umidità all'interno del vaso. Io ci provo a darla qui, ma sarà impossibile perché poi, vedete, ecco, esce fuori, diventa difficile poter dare l'acqua bene a questi cimbidium. Ecco perché poi quando piove si pensa la natura a dare la giusta acqua. Quello che facciamo noi è sempre, guardate che bello, quello che facciamo noi è sempre un limite umano, nel senso che se poi lasciamo che sia la natura a fare il suo corso anche nella bagnatura, guardate questo quanto è bello. Andiamo avanti. Questi stanno nascosti, poverini, stanno nascosti qua, sono meravigliosi, guardateli. Ottimo. Quindi bagnare ai lati diventa difficile perché come date l'acqua ai lati è facile che esca fuori. Vedete, dare l'acqua qui sul lato diventa un pochino complicato perché è facile che la butti fuori. Abbiamo visto che, guardate, vedete, l'acqua è uscita fuori, quindi niente sottovaso, mai. Questa foglia gialla, via, non mi piace, sta là, dopo la raccogliamo. Quando l'acqua è uscita fuori, guardate, anche qua siamo a cavallo, nel senso che abbiamo dato l'acqua giusta, nel senso che quella in eccesso la butta via, in modo tale che non facciamo mai marcire le radici. Allora, non me l'ho finita, ce n'è rimasta un pochino di acqua, e questa 600 microsiemens la possiamo utilizzare anche per le Phalaenopsis, che loro mangiano più concime. Cymbidium e Vanda e Phalaenopsis sono quelli che mangiano i divoratori di concime, forse il Cymbidium è più in assoluto. Aspettiamo le fioriture, andiamo avanti. Questo per farvi vedere come li bagno, anche se bagnarli a mano diventa difficile perché bagnare bene tutti i punti
diventa un pochino difficile. Vedete, questi punti qua non ci siamo riusciti a bagnarli, ma se anche li bagniamo, vedete che l'acqua poi esce fuori perché non c'è modo di poter passare con l'acqua. Quindi loro, quando piove, prenderanno tutta l'acqua nella maniera più corretta possibile. Oggi vi ho fatto vedere come bagno in estate, l'acqua ne è tanta di più e ne esce molta di meno sotto. Benissimo, buona domenica, ci sentiamo al prossimo video.